segue, guardarsi dalla lingua e dagli idoli. Per me è una grande difficoltà di scegliere un soggetto di predicazione. Se ne presentano parecchi, ma il Signore non ha molti messaggi, nello stesso tempo ce n'ha uno per volta. Le necessità di una radunanza sono molte. Se dovessimo dare un consiglio in un posto di malati e la Chiesa, il Signore, le Chiese sono malate, il primo consiglio che darei sarebbe il silenzio. Noi parliamo troppo. Molte volte le parole che gettiamo senza rifletterle producono un grande incendio. Nella stessa maniera che una persona attraversando l'estate una foresta getta via un fiammifero non spento e vengono danni di centinaia di migliaia di dollari, molte volte perdite di vita. Molte volte noi diciamo delle parole che sembrano innocenti, ma quelle parole fanno molto male perché sono ripetute e accresciute e producono un grande disturbo nel popolo di Dio. Fratelli, la vita dei santi è una vita di contemplazione e di silenzio. Dobbiamo dare conto a Dio di ogni parola oziosa che noi diciamo. Non solamente conto delle parole cattive, non sia mai, ma anche delle parole inutili che noi diciamo. Ricordo un vecchio che è andato col Signore molti anni dietro, il quale ripeteva la prima raccomandazione è il silenzio. E la seconda raccomandazione è il non ripetere le parole che avete udito l'uno dell'altro. Ve l'ho messo come uno scrupolo alla vostra ricerca. Vi è comandato in nome del Signore il silenzio. Fratelli, l'uomo si conosce nella bocca, si conosce nelle labbra. Nel Salmo 45, parlando di Gesù, grazie sparse sulle tue labbra. Oh, la parola del Signore ci parla che la bocca del Signore è una bocca santa. Grazia è sparsa sulle tue labbra. Noi parliamo secondo quello che abbiamo nel cuore. Io sono convinto che la maggior parte dei cristiani peccano nella lingua. Non pensano di fare male, ma fanno molto male. Questa è una raccomandazione. Un'altra raccomandazione agli italiani è quella di non avere idoli. Poi i figli della grazia parlano in inglese. Figlioletti, guardatevi dagli idoli di San Giovanni alla fine del quinto capitolo della prima lettera, della prima sua lettera. Figlioletti, guardatevi dagli idoli. Quali idoli? Certamente non erano i quadri del santo, perché non avevano quel popolo di quadri del santo. E molte volte sono innocenti questi quadri e questi statue perché non sono adorati. Ci sono molti idoli, fratelli, ed è possibile anche che i campi dell'opera diventino idoli per il popolo. Fratelli, sentite una testimonianza. Perdonatemi questo Dio, se io non avessi resistito, perché sono nel ministero per 50 anni, 10 anni nella Chiesa Battista, 40 anni nell'opera pentecostale, se io non avessi resistito continuamente, una parte del popolo più vasto avrebbe fatto di me, avrebbe fatto un grande capo, ma non ho voluto, perché ho spavento di Dio e il popolo deve lavorare solamente il Signore. Figlioletti, dice San Giovanni, guardatevi per l'idolo, perché non ci facciamo liberi di nessuno, non giurate per nessun uomo, perché noi siamo tutti quanti mandanti, abbiamo bisogno della misericordia di Dio. Ora ci alziamo in piedi, qualcuno prega in inglese, che il Signore mi voglia dare, perché Lui vuole, nell'altra parte del culto, spero di qualche parola per quei cari quali non intendono la lingua italiana. Ci alziamo in piedi, sono anche il coro nel loro corpo.